È trascorso più di un anno dalla comparsa del coronavirus nelle nostre vite e le vicende di cui abbiamo sentito raccontare o che ci hanno toccato da vicino sono state un concreto, tangibile e inconfutabile segno del carattere doloroso e problematico della nostra esistenza. In particolare è emersa la impermanenza di quegli stati di felicità ai quali miravamo in passato. E un esame obiettivo della nostra realtà ci ha fatto comprendere che dal momento della nascita fino alla morte gli uomini attraversano circostanze difficili come la malattia, l'invecchiamento, la perdita di parenti e amici, l'incertezza, l'insoddisfazione, le ansie, le nevrosi e le paure e così via. 2500 anni fa, il Buddha Sakyamuni, che la storia non ci presenta come un dio, un figlio di Dio o un profeta, ma lo descrive come un uomo alla ricerca di un rimedio alla confusione che agita la mente degli esseri senzienti, ebbe una grande intuizione, ovvero si rese conto che la vita basata sul desiderio avido, sulla rabbia, sull'avversione, sulle illusioni generate dall'egoismo, impone una continua ricerca di soddisfazione ed è quindi travagliata e imperfetta. Questo non vuol dire che le cose siano negative in sé e si deve riconoscere che il nostro malessere nasce dall'atteggiamento mentale con cui affrontiamo le situazioni. La vita ci sorride quando le cose vanno bene e ci è contraria quando il nostro ego è deluso. Dunque, la vita diventa pesante o leggera a seconda dei nostri stati d'animo. Sicuramente non possiamo sfuggire alla sofferenza fisica, ma la maggior parte dei nostri mali dipende proprio dalla mente. In virtù di tali considerazioni, il Buddha elaborò un sistema che, partendo dalla diagnosi delle circostanze generatrici di malessere, arriva alla esposizione del rimedio per eliminarle. Questo sistema ha per oggetto la sofferenza e si fonda su quelle che vengono definite le 4 nobili realtà o, in altri termini, le 4 nobili verità, che sono la sofferenza, la causa della sofferenza, la possibilità di eliminare la sofferenza e ritrovare la salute della mente e, quarta nobile verità, il mezzo per raggiungere lo stato di pace, e questo mezzo è chiamato l'ottuplice sentiero, composto da 8 pratiche interdipendenti che sono altrettanti fattori di guarigione. In concreto, il Buddha ha messo a punto un criterio per scoprire le cause del nostro malessere interiore e il metodo per guarire qui ed ora. Per divulgarlo ha utilizzato uno schema medico. Ecco perché si dice che il Buddha è il medico e la sua dottrina è la medicina. La prima nobile realtà consiste nella diagnosi della sofferenza. La sofferenza esiste e presenta dei sintomi chiari e inequivocabili, che sono la nostra insoddisfazione e le inquietudini quotidiane. La sofferenza è data dall'alternanza di stati di felicità temporanea e di dolori che generano un profondo senso di inadeguatezza e di smarrimento. E questo senso di inadeguatezza affiora quando la vita ci sembra poco soddisfacente e priva di significato. Proseguendo nella sua diagnosi, il Buddha dice che la sofferenza è impermanente ed è legata a fattori impermanenti, che sono la nascita, l'invecchiamento, la malattia, la morte, essere legati a ciò che non amiamo, essere separati da ciò che amiamo, non ottenere ciò che desideriamo, essere attaccati ai 5 aggregati del desiderio che sono la fonte di tutte le insoddisfazioni. La seconda nobile realtà concerne la natura del male, ovvero la natura della sofferenza che nasce dal desiderio insaziabile,
dalle emozioni distruttive, dall'illusione e dalla confusione. L'origine della sofferenza è il desiderio, che viene anche chiamato sete, legato al piacere, all'avidità, all'appetito che produce la nascita e la rinascita e il divenire. Infatti, l'origine della sofferenza non è nelle cose o nei 5 aggregati che costituiscono la nostra individualità, ma nel processo di attaccamento che ci lega ad essi e che impedisce la comprensione della loro vera natura, ovvero impermanente e priva di esistenza autonoma. La terza nobile realtà riguarda la guarigione, ovvero la cessazione della sofferenza, la realizzazione del vero benessere che corrisponde alla pace interiore. La cessazione della sofferenza consiste nel dimorare nella quiete di una mente nella quale le emozioni negative non si manifestano più. Ed è una gioia che i concetti non possono circoscrivere. Dipende dalla rinuncia, dalla liberazione dalla sete e si può ottenere praticando l'ottuplice sentiero, che è oggetto della quarta nobile realtà. La quarta nobile realtà è la terapia, la cura attuata il nobile ottuplice sentiero, dove nobile non è il sentiero, ma è colui che lo pratica e che nel praticarlo viene nobilitato. È il modo di vivere che dobbiamo seguire perché cessi la sofferenza e si possa realizzare la pace interiore. Questo sentiero, la via, ha un inizio, la confusione e l'agitazione, e una fine, la quiete e la liberazione, ed è un cammino di trasformazione che ognuno deve percorrere per produrre il proprio e l'altrui benessere e si attua attraverso 3 passaggi fondamentali: l'autodisciplina, la meditazione e la saggezza. L'autodisciplina comprende la retta parola, la retta azione, il retto sostentamento. La meditazione prevede il retto sforzo, la retta attenzione e la retta concentrazione. La saggezza si ottiene con il retto pensiero o comprensione e con la retta coscienza o conoscenza. Riassumendo, la sofferenza parte dal desiderio insaziabile e dall'attaccamento. La sete causa la sofferenza, la pratica virtuosa causa la quiete. Infatti la sofferenza cessa se arriviamo a mettere fine alle cause e condizioni che l'hanno fatta nascere, ovvero se sappiamo eliminare il desiderio e le illusioni. Quando si manifesta un desiderio avido o siamo preda di un'emozione perturbante, simultaneamente appare il seme della sofferenza. Il forzato isolamento imposto dalla pandemia ci fa desiderare di tornare alle antiche abitudini, ma ricordiamoci che ricercare la continuità ripetendo i gesti consueti, se da un lato ci dà sicurezza, dall'altro produce attaccamento. Se non ci accorgiamo del malessere che fino a oggi ha condizionato la nostra vita, non proveremo il desiderio di liberarcene. Direi che forse è giunto il momento di cambiare qualcosa nel nostro comportamento e di aprirci a una nuova visione del mondo, lasciando indietro ciò che genera sofferenza per noi e per gli altri e sviluppando con slancio quello spirito di fratellanza e di pace che i tempi impongono.